Bella raga, bentornati in un nuovissimo video. Io sono Nicola Salsi e per quelle persone che non lo sanno sono un giocatore di pallavolo professionista. Per la precisione gioco in Superlega. In questo video andiamo ad affrontare un argomento che mi sta particolarmente a cuore perché l'ho vissuto e lo sto vivendo sulla mia pelle e che mi è stato chiesto almeno 357.000 volte. Perché ho scelto o perché qualcuno dovrebbe scegliere di andare in una squadra a fare il secondo, terzo, quarto, il magazziniere piuttosto che andare in una squadra magari di livello inferiore però fare il protagonista. Ma prima controlla qua sotto di essere iscritto al canale perché ancora più del 50% di voi guarda i miei video e non è iscritto al canale. E dato che non ti costa nulla, clicca il pulsante qua sotto. Ora, la prima cosa che mi sento di dire è che devi capire che giocatore sei. Se sei quel tipo di giocatore che mette l'essere protagonista magari prima della vittoria di un possibile trofeo. E questo ego lo abbiamo tutti, E voglio chiarire che non c'è assolutamente niente di male nel prendere questa scelta. Semplicemente la si fa, punto e basta. Devi però mettere in conto tutti i pro e tutti i contro a cui appunto vai incontro. Sei disposto a giocare in una squadra magari non di altissimo livello, quindi fare un campionato mediocre, ma essere l'assoluto protagonista? Oppure andare in una squadra dove il livello è veramente alto, dove ti prendi a pallonate ogni giorno, ma il tuo ruolo non è assolutamente centrale all'interno del gruppo. Ho conosciuto giocatori che hanno costruito la propria carriera facendo per lo più sempre questa seconda scelta e hanno costruito una grandissima carriera vincendo trofei, partite e diventando quei compagni di squadra che vuoi avere al tuo fianco. E ne ho conosciuti altri che invece non hanno vinto quasi nulla, ma che hanno sempre fatto i protagonisti nei campionati e nelle squadre dove appunto sono andati a giocare. E senza andare a scomodare nessuno e andare troppo lontano, io ho vinto una Coppa CEV, che è la seconda Coppa Europea, e una Supercoppa italiana in Superlega, non essendo un assoluto protagonista. Ma raga, ero felice così. Quindi quello che vi dico è: capisci cosa vuoi fare, ma qualsiasi cosa scegli devi farla con gioia. Perché se non ti diverti, ti posso dire, stai sbagliando qualcosa. Perché la pallavolo è ormai da quasi 10 anni il mio lavoro e ti posso confermare che alla base di tutto c'è il divertimento. Perché raga, è un lavoro sì, ma è un gioco, perché si gioca a pallavolo, non si lavora a pallavolo. Ok, tu mi dirai, è vero, però stare in panchina non è divertente. E su questo siamo d'accordo. Stare in panchina non è la parte più divertente di questo lavoro, assolutamente. Però se vuoi scegliere questa strada, devi saperti divertire durante tutta la settimana. Dalla cyclette pre-allenamento fino a quando vai a battagliare nel 6 contro 6 ogni santissimo giorno. Giocando come se fosse l'ultima palla della partita della domenica. Ed è solo così, guardami bene, che migliorerai, te lo assicuro. Fidati di Nick. Infatti nella pallavolo ti assicuro che ogni ruolo è importante e no, non mi sto riferendo al ruolo che ricopri in campo, ma sto parlando del tuo ruolo all'interno della squadra. Questo può sembrare scontato, ma ti assicuro che non lo è affatto. Ed è una cosa molto importante che devi capire fin da quando fai la scelta di andare a giocare in quella squadra, in quella società, in quella città. Perché raga, non tutti possono essere leader, non tutti possono essere quel giocatore incaricato di mettere giù la palla sul 24 pari. Però se si entra anche solo per 3 minuti o 3 punti, ti assicuro che puoi svoltare un set e anche la partita. Quindi che tu possa entrare per un giro, per una battuta o anche solo per una ricezione, quello devi farlo al massimo delle tue potenzialità e, come dicevo prima, con gioia. Anche perché magari in una squadra sei il bomber che segna 40 punti, che attacca 60 palloni e che è al centro della squadra, ma magari il prossimo anno il tuo ruolo cambia completamente e sei il cambio in battuta che deve entrare, fare bene quella palla e poi che tu batta bene o che tu butti la palla in rete, comunque alla fine del turno della battuta torni in panchina. E questo non deve essere motivo di sconforto o tristezze varie, assolutamente, ma anzi deve essere uno stimolo per fare sempre meglio e per dare il 100% per quei minuti, per quei punti in cui sei in campo. Solo così riesci ad ottenere la fiducia in primis dei tuoi compagni di squadra e poi dell'allenatore, che tra parentesi è lui che decide se va in campo oppure no. E questo, che ti piaccia o no, è così. Punto. Infatti vedere un giocatore che si sbatte tutta la settimana, che sgomita ogni giorno e da sempre il 100% da tutto, è quello che ti fa amare dalla squadra e soprattutto dal coach. Poi raga, non scherziamo, in panchina hai la possibilità di mangiare
queste barrette buonissime di Prozis, che con il codice sconto Nicola Salsi sono anche scontate sul sito ufficiale. Questa è una gran fortuna. Nick, ma quando entro mi sento sotto esame dall'allenatore, ho paura di entrare, ho l'ansia. Raga, vi sto per dire una cosa che probabilmente non vi piacerà. Quell'ansia che oggi avete e che oggi sentite non passerà mai. Neanche quando avrete 53 anni e giocherete la partita serale del misto dove andrete a mangiare la pizza con i vostri amici subito dopo. Anche lì avrete l'ansia di giocare. Non passerà mai. Mai. Ma anche questo è il bello dello sport ed è una cosa che bisogna imparare ad apprezzare ma anche a gestire, perché la partita non è nient'altro che la prova finale, se così vogliamo chiamarla, di tutte le ripetizioni che si sono provate durante la settimana, niente di più. Non è che dobbiamo inventarci chissà che cosa. E se in quel momento sei in campo è perché l'allenatore ha fiducia in te e crede che puoi aiutare la squadra in qualche modo, che puoi essere utile a tutto il gruppo in quel frangente del match. Questo, raga, però non vuol dire che io non vi capisca, anzi vi capisco benissimo, so benissimo qual è la sensazione che provate quando entrate e quando mi dite queste cose. Quella cosa che è come se vi paralizzasse quando entrate in campo e vi sentite completamente gelati, ma veramente gelati, e che a volte nemmeno vi fa respirare nei casi più gravi. So benissimo cosa provate. L'ho provata anch'io tante volte, soprattutto le prime volte. Ma vi assicuro che anche questo si impara a gestirla. Ve lo dice Nick, cioè non proprio uno psicologo, però vi parlo della mia esperienza. Vi dico anche che io non sono stato sempre così, anzi ci sono stati dei fine di stagione dove io ho cercato per l'anno successivo delle soluzioni che mi facessero giocare, e spoiler, vuoi per un insieme di fattori, vuoi per sfiga, non sono andate sempre benissimo. Anzi, mi sono ritrovato dentro a dei contesti dove è vero che ero titolare, dove è vero che ero protagonista, che toccavo tanti palloni, che giocavo tanto, se non sempre, ma dove non ero assolutamente valorizzato e invece che mettermi in luce mi affossavano completamente. E tutto questo per dirvi che non c'è una scelta giusta e una scelta sbagliata, ma c'è e voglio sottolineare bene questo articolo, c'è la scelta di diventare il miglior compagno di squadra che tu puoi essere. Senza se e senza ma. Dovrai mettere tutto te stesso in quello che fai, sfruttare i momenti e i frangenti che ti vengono concessi per farti apprezzare in quello che fai, perché tutti hanno qualcosa da dare alla squadra. Tutti. Dare sempre tutto, il 100, 110, 120% ogni allenamento per far sì che i tuoi compagni ti vogliano al loro fianco. Senza se e senza ma. Perché se riuscirai a fare questo non ti sentirai mai in difetto. Mai. Anzi, molto spesso siamo noi che ci facciamo delle paranoie senza una vera e propria motivazione e ci creiamo dei castelli e ci mettiamo delle pressioni addosso che magari gli altri neanche immaginano e che assolutamente non si aspettano da noi. Che dire? Direi che ora vi posso anche salutare, che ovviamente ci vediamo nel prossimo video e che finalmente è ufficiale, dal 27 luglio al 2 agosto ci sarà la prima edizione del Salsi Camp. Tra pochissimo apriranno le iscrizioni sul sito ufficiale che ve lo lascio qua sotto in descrizione. Sarà una figata in un posto clamoroso con tantissimi ospiti, tantissimo divertimento e soprattutto tante novità come non avete mai visto. Quindi raga, fidatevi di Nick, è un camp a cui iscriversi, non potete perdervelo, ma usciranno anche tante news nei prossimi giorni, settimane e mesi. Non vi preoccupate. Quindi ragazzi, vi voglio bene, ricordatevi Nicola Salsi su Prozis se volete comprare qualsiasi cosa, dai vestiti al cibo, colazioni, brunch, eccetera, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao 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 ciao!